Il metallo non è solamente un elemento strutturale in un pezzo di arredo. Mi chiamo Maria Lamberti e lavoro nell'azienda di famiglia Lamberti Design. L'azienda nasce con il lavoro di mio padre che aveva una piccola officina di lavorazione del metallo e poi è cresciuta grazie al lavoro sodo e alla tenacia di mio fratello Vincenzo, che oggi è il CEO della Lamberti Design. Io mi occupo delle vendite e del marketing e anche della gestione del reparto di ricerca e sviluppo delle patinature che creiamo sui metalli. Vincenzo aveva una visione. Il metallo non è solamente un elemento strutturale in un pezzo di arredo. Il metallo può essere un protagonista. Può avere una sua anima, può avere un suo carattere, una sua personalità. E a partire da questa visione che abbiamo cominciato a pensare alle patinature dei metalli. Abbiamo lavorato su questo fino poi a creare una prima collaborazione con l'Università di Fisciano per mettere a punto un po' queste finiture e poi creare un nostro laboratorio interno dove continuiamo a fare ricerca e sviluppo sulle finiture. Allora, direi responsabilità per ogni progetto che ci viene affidato, dei progetti molto importanti, cerchiamo di raggiungere sempre l'obiettivo nei tempi che ci siamo prefissati. Ci deve essere lavoro di squadra e comunicazione, direi come secondo elemento valore chiave, perché dal momento in cui il cliente presenta il suo progetto all'ufficio commerciale, questo deve essere trasferito chiaramente all'ufficio tecnico, che poi deve dividerlo in pezzi e mandarlo in produzione. Quindi affinché il prodotto finale sia come l'aveva immaginato il cliente, c'è bisogno che ci sia un flusso di comunicazione dall'ufficio commerciale alla produzione, quindi sicuramente lavoro di squadra e comunicazione sono elementi chiave. Lavoriamo molto a controllo numerico, ci aggiorniamo nel settore, abbiamo la tecnologia più innovativa sul mercato per le lavorazioni del metallo, dove la tecnologia che ci aiuta a fare dei lavori veloci e precisi ha delle limitazioni. I nostri artigiani danno il loro contributo trovando delle soluzioni creative affinché si raggiunga sempre quell'estetica desiderata. Il cliente viene da noi con un'idea la maggior parte delle volte ben sviluppata da uno studio di architettura, da un designer. E il nostro lavoro è quello di interpretare questo progetto e capire come lavorarlo, come renderlo tangibile, segmentandolo nei diversi pezzi. Ed è poi importantissimo che non solo il metallo, ma gli altri elementi che lo compongono siano ben integrati l'uno con l'altro. C'è stato questo imprinting da quando eravamo piccoli e Vincenzo a casa avevamo dei quadri di acciaio che erano colorati, stampati nella fabbrica dove mio padre lavorava da giovane. C'era un artigiano locale, Matteo Della Corte, che faceva delle lavorazioni bellissime. Ci sono diversi progetti, adesso quello che mi viene in mente è questa collezione di tavolini innestabili creati da Ziad Alonaisi. Lui è un ortopedico, un dottore del Kuwait che all'epoca abitava a Londra. L'ho conosciuto durante un incontro di lavoro e lui aveva il desiderio di produrre questi pezzi sotto, con il suo nome. Sono dei pezzi che sono complessi perché non c'è solo la cornice in metallo,
c'è anche il marmo, ma poi una serie di fili che sono bagnati nell'oro e che devono essere letteralmente cuciti sul telaio. Questa operazione richiede molto lavoro, cioè tante ore di lavoro, ma soprattutto minuzia e pazienza da parte degli artigiani che alla fine sono riusciti a creare questo telaio cucito in metallo. La community di Salbini è una community che ha standard qualitativi molto alti. Questo non ci fa impressione assolutamente, anzi ci stimola, e crediamo di essere il partner giusto per le componenti metalliche degli arredi. Anzi, io vorrei estendere un invito alla community di Salbini, chiunque sia interessato a conoscere di più della nostra azienda, a vedere pure un po' come lavoriamo, chi siamo. Le nostre porte qui a Cava dei Tirreni, vicino alla costiera amalfitana, sono sempre aperte. Salbini Design Worldwide. Salbini.com